Oggi, se a un certo punto smettiamo di parlare, non è suspense, è l'aria che manca. Abbiamo deciso di intraprendere uno dei trekking più mozzafiato, in tutti i sensi, della nostra vita. Ci aspettano panorami assurdi, salite che sembrano non finire mai, lagune nascoste e un tempo che cambia improvvisamente. Cammineremo per ore a quote altissime, tra montagne gigantesche e silenzi che fanno rumore, cercando di capire se anche il nostro corpo è d'accordo. Mazza ragazzi, gira la testa. Proveremo ad andare oltre i nostri limiti fisici e mentali per scoprire questa zona andina del Perù. A un certo punto non ci resterà che provare il rimedio locale contro l'altura, sì, proprio quelle foglie, con risultati tutti da verificare. Come andrà a finire lo scopriremo insieme passo dopo passo. Mentre noi riprendiamo fiato, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto. Ci vuole il tempo di un respiro, non costa nulla e per noi fa la differenza. Quindi grazie se l'hai già fatto o lo farai. Buongiorno ragazzi dalla Svizzera del Perù. Siamo a Huaraz. Allora, vista così non sembra, anche il cane infatti qui di fronte non è d'accordo, ma è chiamata così per tutte queste montagne che ha attorno. E noi ragazzi oggi andremo proprio qui in mezzo da qualche parte. Ma che vista c'è oggi, siamo fortunatissimi. Allora, ieri la signora che gestisce tutto l'ostello qui ci ha detto domani una bella giornata e devo dire che aveva ragione. Zero nuvole, cielo azzurrissimo. Non è la stagione giusta questa perché fino a marzo è la stagione delle piogge, però oggi dobbiamo sperare che questo tempo tenga il più possibile. Siamo a 3500 metri, quindi qui cambia in fretta, anche il fiatone si fa sentire. Ho fatto una rampa di scale, già ho detto oddio ho scalato l'Everest, quindi partiamo bene oggi. Guarda qua che colazione dalla signora con crepe, banane e pane. Ci siamo ragazzi, si parte, il signore è venuto a prelevarci. Questo è il pulmino che ci porterà lassù. Ragazzi, alla radio c'è Grignani, quindi può essere solo che una grande giornata. Sei d'Italia? Sì, d'Italia. Come esso cantante. Ci siamo informati in questi giorni per visitare tutta questa zona in autonomia, ma ci siamo accorti che è difficilissimo perché ci sono pochissimi mezzi pubblici, perché le zone sono molto remote, le distanze sono lunghe e le strade, c'è il mimo qua accanto. E quindi il modo più rapido, utile e pratico anche di fare tutto questo è attraverso un tour. Ce ne sono tantissimi qui in città, agenzie un po' dappertutto. Adesso noi siamo su questo minivan, siamo saliti per primi, quindi posti davanti, posti dove abbiamo tutta la vista davanti. Paolo ha appena fatto un acquisto importante dalla signora qui fuori. Non stiamo parlando dei ponci, quelli ce li abbiamo dall'ultima volta, quindi i Teletubbies potrebbero tornare. Per un solo sol. È qua, Dove stanno? l'ho già nascosto. Abbiamo le foglie di coca. Foglie di coca, queste qua per l'altitudine sono perfette. Dovrebbero funzionare, si mettono in bocca e si ciucciano. Ciucciano. Già mi sento un po' in aria infatti. Oggi sono un po' in aria. L'altitudine quello. Non lo so. Dove stiamo andando ragazzi? Allora stiamo andando alla laguna Rocotoyoc, questo nome difficilissimo di questa laguna che si trova a 4500 metri nella Cordillera Blanca, questa parte delle Ande, quindi siamo alla parte occidentale delle Ande del Perù. Baggio! Roberto Baggio. È il penalty al Brasile. 94 e 2002. L'ultima città che si trova si chiama Macará, che in realtà è un paesino, e poi da qui inizia la strada in salita perché adesso sono circa 2000 metri di dislivello. Abbiamo lasciato la strada asfaltata, adesso è tutta sterrata, stiamo passando in mezzo a queste piccole case sparse qua e là dove ci sono tutti i campi coltivati. Qui ad esempio coltivano il mais e è stranissimo vedere le coltivazioni a più di 3000 metri, no? Uno non se lo aspetta proprio. Guarda la signora cosa sta trasportando sulle sue spalle. Signora. Che peso.
senza nulla togliere a Grignani, questa musica andina è un'altra cosa in questo momento. Ammazza ragazzi, qua si sta facendo sempre più stretto. Comunque a breve dovremmo arrivare a una cataratta. Questa parte è bagnata ma non è ancora la cataratta. Wow ragazzi, cosa c'è lì sullo sfondo? Che cosa c'è? Wow. Che paesaggio ragazzi, mamma mia. Niente ragazzi, salta tutto, chiuso, tutto chiuso. Non è vero, allora qua si paga 10 soles a persona per poter continuare appunto il percorso e entrare in questa parte del parco nazionale, e tutti i soldi però vanno alla comunità del posto. La comunità indigena che c'è qui, quindi adesso il signore, abbiamo già raccolto i soldi, va a pagare. Stiamo passando sotto questa parete di roccia drittissima, si vede tutta l'acqua che è scesa, mamma mia ragazzi, è altissima. Eccola ragazzi, siamo arrivati alla cataratta che vuol dire cascata. Parcheggiato il furgon, adesso stiamo andando qua sotto, c'è un sacco di acqua, la cosa è fantastica, si vede tutta la valle che qui in mezzo è abbastanza piatta e appunto ci sono queste pareti di roccia. Da sotto non si vedeva bene, ma qui si vede il doppio salto che fa questa cascata, perché il primo salto si ferma qua e poi continua sotto e scende e si forma tutto il fiume che poi crea la vallata. Questa è tutta l'acqua che si scioglie, noi stiamo andando proprio là sopra dove c'è il ghiaccio. Cascada, Rudy dentro. Per la gente la laguna sta dentro la cataratta. Dentro la cascata. Il signore ci ha spiegato che in lingua quechua si dice proprio dentro la cascata, il posto dove stiamo andando, dove c'è il ghiaccio, si chiama dentro la cascata, dove tutto si origina, dove si origina anche l'acqua che scende qui. Io sono rapita ragazzi da questo paesaggio, perché mi sento così piccola qua in mezzo a queste montagne altissime e mi chiedo, ma le mucche che ci sono là in fondo, anche a loro manca l'aria? Cioè anche loro fanno fatica adesso? Anche là. Che domanda! Non sono abituate Sono loro. abituate loro. Comunque tutto questo è glaciale, cioè si è formato tutto con il ghiaccio. Miliardi di anni fa qua c'era solo ghiaccio, è stato formato tutto quanto. Madonna, ma sta parete davanti, ma che roba è! E adesso andiamo dove il ghiaccio è un pochino più in alto, ecco. Dove c'è ancora là Non sopra? vedo l'ora. In pratica vediamo uno che è una laguna che ha quel nome che adesso non mi ricordo perché è un nome Rokotuyok. Rokotuyok, quindi la laguna dal colore assurdo, e poi si cammina oltre questa laguna e si va a vedere proprio la parte glaciale, cioè il lago proprio ghiacciato che si chiama Congelado, la laguna congelada, e andremo Che rende l'idea, direi. e dovremmo addirittura riuscire a vedere il nostro primo ghiacciaio o comunque un piccolo ghiacciaio. Speriamo. E quindi non vediamo l'ora. Comunque adesso siamo arrivati a 3600, quindi ne mancano solo 1000 per arrivare in cima. Stiamo dando i numeri oggi. Stiamo dando i numeri. Ammazza, si fa tosta la salita, strettissima con le rocce proprio a picco a destra. Guardate qua ragazzi, tutta la comunità sta sistemando la strada, stanno facendo il fosso per far defluire l'acqua quando piove. Ecco, sono tutti qua in pratica. Eccola qui la strada che stiamo facendo, abbiamo appena lasciato la cataratta qua sotto e adesso stiamo andando attraverso questa valle super ripida verso in pratica il ghiacciaio che è qua sopra, e noi ci fermeremo qui alla laguna che è proprio sotto il ghiacciaio. È impressionante perché si sono formate queste cascate dall'alto, si vedono che compaiono qua e là su tutta questa parete di roccia. Noi intanto stiamo continuando a salire ragazzi, questa serie di tornanti senza fine. Ce ne sono almeno 20 adesso per scavallare là sopra.
questi ragazzi sono tutti i lavoratori che sono venuti a sistemare tutta la strada per arrivare fino alla laguna. Questa non è gestita dal Parco Nazionale ma dalla comunità che se ne prende cura tantissimo, e quindi sono qui tutti a lavorare. Oh, ma si è messo proprio a picco, perché stanno passando dall'altro lato. Bravissimo signore. Che pilota. Che pilota. Gracias. Guardate cosa c'è sopra di noi ragazzi, siamo arrivati adesso parcheggiato, qui c'è un lama e da qui inizia ufficialmente la camminata alla laguna. Mazza ragazzi, gira la testa tantissimo. La guida ha detto, ragazzi ascoltate questo detto, in italiano l'ha detto, e cioè chi va piano va sano e va lontano. Quindi piano piano, il proprio ritmo. Mamma mia ragazzi, guarda qua dietro proprio siamo arrivati alla laguna. Ci siamo ragazzi, oddio è bellissimo, bellissimo. Qua dovrebbe cambiare il tempo molto facilmente, infatti c'è un sacco di vento proprio qua e quindi vedremo il sole, la pioggia e tutto quanto. Fantastico, guarda, non è stupendo? Tutta la neve davanti a noi, Assurdo. la laguna turchese davanti, che roba, sembra un quadro. Che spettacolo ragazzi, mamma mia, non ho le parole per descrivere quello che abbiamo davanti. Questo è il nome, Laguna Rokutoyok, eccolo qua scritto. Guardate qua, il colore, le cime innevate, il cielo che è di un blu che va e viene perché ci sono queste nuvole che si muovono velocissime. Anche il colore della laguna cambia in base al sole. Qua dentro ci sono i lama liberi. Eccoli qua, liberi lì, guarda che belli pelosotti che sono. Non mi avvicino per non essere sputato. Qua c'è scritto ragazzi l'altitudine corretta, 4650 metri sul livello del mare. Iniziamo il cammino e subito cambia il colore perché sta arrivando un pochino di sole, sta passando dal verde scuro al verde smeraldo. Adesso costeggiamo questa parte del lago e arriviamo alla laguna ghiacciata. Questa parte di cammino dovrebbe essere piatta, ma è un piano andino, e cioè un sali-scendi continuo. Ci siamo al tocco dell'acqua ragazzi. Immagino che quest'acqua sia purissima, no? Possiamo bere? Caldissima anche la immagino, no? Gelata. Dai, bella fresca, bella fresca. Io l'assaggio, Oh. No, sa tantissimo di ferro, Davvero? è ferrosissima. È per questo forse ha questo colore. Ok, starò malissimo? Ne hai bevuta tanta? No, un goccino. Guardate il look qua, da perfetto camminatore. Splendido, splendido ragazzi, è splendido. Scusa perché inquadro te in questa scena col Infatti, cappellino guarda, sopra il forse è cappuccio, meglio- ma forse è meglio che giro di qua. Inquadrare quello che abbiamo davanti. Guarda il sole adesso che sta uscendo, là in fondo ha un colore più chiaro rispetto a tutto il resto. Ogni tanto passa qualche fiumiciattolo, ci sono questi mini ponticelli. E ragazzi, allora c'è da dire che siamo più o meno dove siamo arrivati col Cotopaxi, circa. Più o meno lì, sì. Più o meno. E infatti proprio c'è la linea dove parte la neve, quindi là saranno proprio i 5000. Ci siamo ragazzi, siamo quasi alla fine del lago, dobbiamo arrivare proprio lì e poi scavallare. Mi piace oggi la parola scavallare, si scavalla molto devo dire. Il colore adesso ragazzi, con un pochino di sole. Questo pezzetto è un pochino più ripido, però hanno messo addirittura delle corde bianche dove tenersi. Ok, un piede di qua e un piede di là e si passa. Siamo adesso leggermente saliti, fiatone a palla. A palla proprio. E adesso si vede tutto il lago dall'alto, qua finisce e adesso ragazzi noi dobbiamo salire da questo lato e poi in pratica scavallare ancora una volta, finiamo proprio là sotto alla laguna congelata. Posso dire ancora una volta che figo sto posto, ci si può aiutare un pochino qua, ecco qua.
Si vede ragazzi la laguna con i pezzettoni di ghiaccio dentro. Questo ragazzi credo che sia uno dei posti più belli che abbiamo visto da quando siamo partiti più di 8 anni fa. Abbiamo appena sentito un tonfo assurdo ragazzi, o è la neve che è caduta dall'alto nell'acqua, oppure non so, potrebbe esserci anche qualche temporale da qualche parte. Se fossimo in pianura sarebbe una camminata piuttosto semplice, ma con l'altura comunque senti tutto di più, no? Senti il cuore a 1000 che va, no? E non mi aspettavo anche che ci fosse la salita e la discesa. Esatto, però. con le corde pure, invece sì, e perché comunque dalla laguna non si vedeva in effetti tutto il resto della laguna congelata proprio di dietro. Direi che sono emozionato. Sì, È anch'io, bellissimo. cioè infatti non so bene cosa dire, perché è difficile anche esprimersi a parole davanti a tutto questo. Da che ci siamo? C'è il ghiacciaio ragazzi, c'è il ghiacciaio, girato l'angolo si vede il ghiacciaio, da questa parte è un po' grigio e poi diventa bianco lì sopra. Ha detto la guida che questo ghiacciaio ogni anno è sempre più piccolo, si ritira. Direi che non poteva esserci nome più azzeccato per questa laguna congelata, che ha questo strato di ghiaccio sempre perenne, quindi tutto l'anno ci sono questi pezzi di ghiaccio che galleggiano appunto perché si trova sotto il ghiacciaio, da cui poi alimenta la laguna più grande. Sembra uno di quei posti che si vedono nei documentari, no? Adesso ti aspetti un orso lì, un orso polare che si fa il bagno, delle foche, esatto. Qualche metro più in là ragazzi, qua sotto è ancora più maestoso tutto il ghiacciaio davanti a noi. Poi da questo lato si vede una cascatella, la cascatella che va ad alimentare la laguna sotto. Che cosa abbiamo davanti? Qui tra l'altro è tutto chiuso, quindi non si può andare oltre, non si può andare a toccare l'acqua proprio del ghiacciaio, quindi è tutto chiuso da questo lato. Mi sto chiedendo se abbiamo mai mangiato una banana in un posto più bello di questo. Non lo so. Credo proprio di no, credo proprio di no. Allora ragazzi, in pratica questo sito è aperto da soltanto 3 anni, sono solo 3 anni, è aperto tutto l'anno, si può sempre visitare, però diceva la guida che tutto dipende da lui. Lui l'ha visto tornare indietro tantissimo, ha detto che la prima volta che è venuto si trovava qua il ghiacciaio e adesso si trova esattamente là. E quindi una volta che se dovesse finire appunto l'attrazione del ghiacciaio, anche questo posto ne risentirà tantissimo. Adesso ho in mano la coca ragazzi, perché non si sa mai, adesso stiamo abbastanza bene, abbiamo mangiato qualcosina e stiamo bene, e volevo anche assaggiare la cochita. Questa sono foglie di coca. La pianta non ha effetti allucinogeni, non è allucinogena, no. Però ecco, viene utilizzata tantissimo in Perù per la questione dell'altura e quindi via. Di cosa sa? Di foglie, no? Di foglie di tè. Infatti si beve anche il mate di coca, il tè di coca. Esatto. In pratica si mette in bocca, lo metti da una parte E la ciucci tutta. lo schiacci, lo ciucci un pochino e la coca ti entra nell'intestino. Che c'è? Spiegazione scientifica come sempre. Non è male, Angela, assaggiala anche tu. Adesso tornando, visto che adesso ancora dobbiamo salire e scendere, saremo un po' rinco, magari fa qualcosa. Scusate la bocca piena, però cosa devo fare? So. È così. So che non si parla con la bocca piena. Comunque ragazzi, mi dispiace lasciare questo posto, mi dispiace tantissimo. No ragazzi, non siamo impazziti con queste foglioline, dobbiamo fare una precisazione. La coca è una pianta che cresce naturalmente qui sulle Ande e che da secoli viene utilizzata dalla popolazione del posto come rimedio naturale verso alcuni malesseri, tra cui appunto il mal d'altura, cioè quella sensazione di cui abbiamo parlato anche nel video precedente che ti viene quando sali sopra una certa altitudine. Quindi in queste foglie non c'è niente di illegale, artificiale o che ha effetti strani, ma sono delle foglie che vengono consumate dalla
dalla popolazione non solo appunto come rimedio naturale, ma anche durante alcuni riti simbolici che dimostrano il legame della popolazione che vive qui con la Pachamama, quindi con la madre terra. Per quanto riguarda il mal d'altura, queste foglie contengono dei composti naturali che sono leggermente stimolanti e che vanno ad agire sul sistema circolatorio e nervoso. In pratica aiutano il corpo ad adattarsi più facilmente alla carenza di ossigeno e quindi riducono quel senso di stanchezza e pesantezza che si sente a certe altitudini. Secondo la medicina tradizionale, poi, queste foglie migliorerebbero la respirazione e anche l'attenzione, senza però causare un'alterazione della persona o una perdita di controllo. L'effetto è paragonabile in pratica a una bevanda energizzante debole tipo tè o caffè. Quindi non c'è nulla di illegale qui in Perù nel consumo di queste foglie, anzi sono utilizzate moltissimo dalle popolazioni che vivono a certe altitudini per aiutarle appunto nella vita proprio quotidiana. Al di fuori del Perù però, in Europa ad esempio, queste foglie sono assolutamente illegali, quindi non si possono esportare da qui all'Europa. Il consumo di queste foglie qui in Perù quindi richiama una conoscenza antichissima e dimostra anche come l'uomo sia stato in grado di adattarsi alla vita in condizioni davvero estreme e per farlo attinto dalla natura. Ma davvero dobbiamo andarcene? Ma sei sicura? Ma davvero dobbiamo? Ma no! Guarda ragazzi, le foglie di coca fanno qualcosa! Boh, non so se è suggestione o che cosa, però mi sento come se la testa si fosse alleggerita tantissimo. Ecco, dopo questa recensione la prendo anch'io. Esatto, prova anche tu, Angela. Un po' di più, ma il mazzettino. Schiaccialo, tienilo lì. Ogni tanto schiacci, è un po' amara, perché la foglia un po'? bella amara, Sì. bella amara. Però funziona, mi sa che funziona. Tutto quello che stiamo vedendo fa parte appunto della Cordillera Blanca, che si chiama così perché c'è la neve perenne, quindi tutto l'anno è innevato. Poi il livello di neve dipende ovviamente dalla stagione. Qualche mese fa, ad esempio, questo aveva pochissima o quasi niente di neve. Questa cordigliera è la più famosa di tutte le Ande e qui c'è la montagna più alta di tutto il Perù, più di 6.000 metri, se non sbaglio 6.600 metri, che si possono anche scalare. Si organizzano infatti da Huaraz un sacco di tour anche per fare scalate e per fare trekking di più giorni. Abbiamo visto che comunque queste foglie le usano tutti, sia l'autista del pulmino che ci ha portato qua, a cui ho fatto i complimenti perché ha fatto una strada, ragazzi. Adesso dobbiamo rifarla. Adesso va rifatta ma in discesa. Tutti quanti usano queste foglie, soprattutto gente del posto, quindi ci fidiamo. C'è anche da dire che fanno anche la versione in caramella. Forse sono un po' più dolci. Un po' più dolci, però veramente rispetto alla salita che abbiamo fatto prima, adesso sento il corpo totalmente diverso, soprattutto la testa. Non so se perché anche un po' ci siamo acclimatati. Sarà anche per quello. Qua. Un'oretta circa. Vero che si addormenta il labbro? Sembra. Vero? Sembra di sì. Verissimo. E sotto tutto questo mazzetto poi bisogna sputacchiarlo. Parliamo un attimo dei costi di questo tour, ragazzi. Siamo stati molto fortunati innanzitutto perché, per la giornata ovviamente, ma anche perché siamo in bassa stagione. Essendo bassa stagione, i prezzi sono circa la metà rispetto a quelli dell'alta stagione. Quindi per fare questo tour, e il pulmino non era neanche pieno, quindi non c'era tantissima gente con noi, abbiamo speso 50 a testa, 50 soles, che sono 12 euro. E poi invece per l'ingresso al Parco Nazionale, diversamente da tutte le altre parti del Parco Nazionale dove si paga 30 soles a testa come stranieri, qua invece si paga soltanto la comunità locale che richiede un pagamento di 10 soles. Quindi da quel punto di vista si risparmia anche molto. Mi sa che sta cambiando il tempo, stanno arrivando dei nuvoloni giganteschi che infatti stanno andando a coprire tutte le cime da quel lato. Ancora più fortunati! Sì. Ancora più fortunati! Ci siamo, ragazzi, l'ultimo saluto a questo posto splendido. Ciao, spettacolo del mondo. Laguna. Ragazzi, roba estrema. Si fa le robe estreme, assurde. E poi guarda lì, una vittima del filo spinato. Dobbiamo andare a vedere al mercato se c'è una signora, le signore, che ci danno magari una mano, ragazzi, bellissimo. Sono troppo gasato. Ci è piaciuto tantissimo, tantissimo. Adesso comunque ho detto il signor, siamo tornati al super van
e ho detto che ha cominciato a piovere da quel lato, infatti ogni tanto si sentono proprio I tuoni, boom, sì. Eccolo, adesso in questo momento è successo Eccolo, Eccolo si là. sente, sì, il rimbombo proprio il mal di pancia tipico. dei tuoni. Quindi adesso ci sono tutti i signori che si fanno la pausa, pranzo, la pausa dal lavoro. Si trinca, si ragazzi. trinca di Si brutto, trinca, abbiamo che è una visto. bellezza. Guarda chi c'è qua. Guarda chi c'è qua. La Mitos. È arrivata la pioggia, ragazzi, stanno tornando tutti quanti i trabajadores dai campi. Stanno caricando il super camion, quindi mi sa che a breve qua andiamo via tutti. Qua sopra arrivano delle robe mostruose, Abbiamo aspettato un attimo prima di cominciare la discesa, che comunque anche quella farà paura, immagino, a picco. E adesso, ecco qua, partiamo anche noi. Posso dire che fa parecchia ansia a scendere. No, a scendere sì. Perché vedi proprio il precipizio qua e tutto quello che c'è davanti, dobbiamo arrivare là sotto a quella vallata da sotto del fiume. Siamo tornati sulla strada principale, siamo solo a 3000 metri adesso, quindi ottimo, direi, siamo scesi un bel po' e sta piovendo tantissimo, ragazzi. Si è allagata un poco qua la strada, mi sa che sta piovendo un bel po', guarda lì. Sta peggiorando? Anche noi siamo nell'acqua, di brutto. Una Huaraz bagnatissima, madò! Sta scendendo il diluvio. Cosa sta succedendo oggi, ragazzi? E si conferma ancora una volta di più, la fortuna che abbiamo avuto oggi. Non so se l'abbiamo già detto. Vagamente, l'abbiamo detto solo qualche volta oggi. Mamma mia, ragazzi. Effettivamente la stagione delle piogge e si vede. Ecco sì, qua, sì, direi sì, che sì. non c'è più nessun Attenzione, dubbio. facciamo passare che qua Passiamo c'è chi corre all'incrocio con gli ombrelli. senza l'ombrello. Ma cosa ho visto di qua, ragazzi? Addirittura i baozi cinesi, proprio fuori da un ristorante che si chiama Primavera, ecco, come gli involtini. Ma che bellezza. Dicevamo, sì, ci sono un sacco di ristoranti qua a Huaraz, devo dire interesante, soprattutto la pizzeria che abbiamo assaggiato nel video precedente. Devo dire che c'è una bella scelta. Guarda che bella questa macchinetta. Comunque niente, mi sto perdendo, ragazzi. Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti che siamo tornati, ragazzi, quindi questo video finisce ufficialmente qui. Allora, non eravamo neanche tanto convinti di venire a Huaraz, di capire cosa avremmo potuto fare e cosa no. Si parla di trekking enormi, lunghissimi, comunque è difficile acclimatarsi, invece direi che abbiamo trovato quello perfetto. La soluzione ideale per noi. Con questo ombrello. Poi questo finale sta diventando un casino, ragazzi. Quindi ragazzi, fermiamoci qua un attimo. Qua intanto qua sotto, sta venendo giù la cascata. Quindi ragazzi, se volete iscrivetevi al canale, iscrivetevi a Patreon, lasciateci un like, lasciateci un messaggio, lasciateci un commento, lasciateci un hype, l'hai già detto. Mandateci una mail, fate ciò che volete, ragazzi. Fateci sapere cosa ne pensate della meraviglia che abbiamo visto insieme oggi. Se vi aspettavate che avremmo trovato un posto del genere qui tra i monti del Perù. Che bellezza, ragazzi. Finirà nella storia del canale e del nostro viaggio sicuramente questo posto incredibile. Quindi ragazzi, alla prossima! Abbraccione! Ciao! Tengo un amorcito que siempre me habla bonito, pero ya no puedo ver.